Ciao amici del bosco, in questo video impariamo a fare 3 macerati per prenderci cura delle nostre piante, sia degli alberi che degli ortaggi. Vediamo 3 diversi preparati con 3 diverse piante che ci servono per nutrire le nostre piante e per difenderle da insetti e malattie. I macerati sono una grande possibilità che abbiamo a disposizione per prenderci cura di tutte le piante dell'orto per diversi bisogni senza spendere praticamente denaro e quindi ci rendiamo autonomi. Le piante si sviluppano grazie alla presenza dei minerali che loro raccolgono con le radici, quindi nelle parti verdi della pianta noi abbiamo proprio tutti quei nutrienti che poi attraverso il ciclo naturale tornano alla terra. Noi possiamo accelerare il processo estraendo questi nutrienti e dandoli alle piante in una forma velocemente assimilabile. Il primo fermentato lo facciamo con la Consolida, una pianta eccezionale che piace tantissimo ai permacultori. È una pianta che cresce tanto, che possiamo tagliare più volte nell'anno e che ha una caratteristica importante, quella di andare in profondità con le sue radici per raccogliere tanti nutrienti che poi possiamo ridistribuire ai nostri ortaggi. Si utilizzano sia le foglie che il fusto che i fiori, quindi vado subito a sminuzzare dentro al mio secchio le parti della pianta in modo che il fermentato si prepari più rapidamente. La Consolida è ricca di potassio, calcio, magnesio, azoto, ma anche ferro, silice, zinco, manganese, boro, tutti elementi fondamentali per la crescita delle piante. Quindi come fertilizzante lo possiamo dare a tutto, sia alle nostre piante da frutto, ai piccoli frutti, agli ortaggi, tutto ciò che ha bisogno di questi nutrienti può essere favorito nella sua crescita e nel suo sviluppo dalla Consolida. Non vi preoccupate, tagliate pure perché questa è una pianta che ricresce tantissimo, quindi lascerò sicuramente delle foglie per fargli fare fotosintesi, lei ripartirà subito e potrò fare più raccolti durante la mia estate. La Consolida, oltre che per questo preparato, ha molti altri utilizzi. Facendo tanta materia organica si usa per fare pacciamatura, una bella pacciamatura nutriente e anche per creare compost. Indicativamente la quantità di foglie di Consolida che vi dovete procurare equivale a 1 chilo per 10 litri di acqua. Ora la mia è molta meno, ci vorrebbe una bilancia, non ce l'ho, facciamo ad occhio, metterò molta meno acqua naturalmente. In questo momento profuma tantissimo, mi ricorda il cetriolo. Quando sarà fermentata però, sarà stata 2 settimane in questo secchio, non sarà più tanto profumata e avrà creato un'acqua praticamente nera. Mettiamo dentro anche le infiorescenze che sono molto interessanti. Una ragione in più per tenere la Consolida nell'orto è che i fiori piacciono agli insetti impollinatori e quindi gli diamo qualcosa da fare anche a loro. Come per tutti i macerati, i preparati, dobbiamo evitare l'acqua clorata. Io comunque al Bosco di Ogigi utilizzo solo acqua del pozzo e acqua piovana. Adesso vado a prendere l'acqua piovana. Se avete l'acqua di fonte, anche quella magari averla sarebbe ottima. Se avete solo l'acqua della condotta, c'è un modo per togliere il cloro, eventuali trattamenti che abbiano fatto. Mettete l'acqua nel secchio e la lasciate lì un giorno o 2, magari la girate ogni tanto e il cloro evaporerà tutto. Cosa avverrà qui dentro? Una vera e propria fermentazione, tanto che dopo un po' vedremo comparire anche delle bollicine. Ogni tanto bisogna dare una girata perché bisogna ossigenare. Io comunque ci metto un coperchio che non dovrà chiudere ermeticamente, ma che proteggerà da insetti e altri problemi. Lo vado a mettere all'ombra, le temperature non devono essere troppo alte, l'ideale sarebbe tra i 15 e i 25 gradi. Ora in questi giorni fa un po' più caldo, ma speriamo insomma che venga tutto bene. Dopo la macerazione c'è un passaggio fondamentale che è quello di filtrare il liquido, altrimenti se abbiamo delle parti solide in sospensione non riusciamo a distribuirlo attraverso la pompa, quindi è fondamentale, dobbiamo avere un liquido pulito, quindi serve qualcosa per colare in maniera fitta. In questo caso io ho recuperato una vecchia tenda, guardate, questa dovrebbe essere perfetta per questo lavoro, quindi vi consiglio materiali di riciclo. L'operazione di filtraggio è simile per tutte le piante, dobbiamo avere un materiale che possa essere facilmente penetrato dall'acqua ma che trattenga tutte le parti verdi. Questo è molto importante perché se poi andiamo a mettere in una pompa a spalla queste parti residue rischiamo di intasare subito gli ugelli. Se utilizziamo tutto questo
in una soluzione per annaffiare e abbiamo un annaffiatoio naturalmente, non una distribuzione a goccia, possiamo essere anche un po' meno precisi nella fase di filtraggio. Questa parte qua la vado a mettere direttamente nella compostiera che vedrete la arricchirà molto bene. Adesso abbiamo eliminato le parti solide e abbiamo un bel liquido scuro. L'utilizzo principale della consolida è come fertilizzante, che adesso andiamo a distribuire per via fogliare. La proporzione della diluizione, che è molto importante, è di 1 a 10. Quindi adesso prendo mezzo litro di questo liquido e lo diluisco in 5 litri d'acqua. Il secondo macerato lo facciamo con uno scarto dell'orto che in questo periodo è ampiamente disponibile. Se stiamo coltivando pomodori avremo sicuramente un sacco di foglie che andremo a togliere alle piantine per due ragioni. Toglieremo le foglie più in basso per evitare il contatto con la terra e quindi anche lo sviluppo di malattie fungine, e poi andremo a togliere le famose femminelle, ovvero la crescita che avviene nelle zone ascellari tra un ramo e l'altro. Quindi con un'azione risolviamo due problemi: sistemiamo i nostri pomodori e abbiamo una materia prima preziosa per un preparato che ci servirà su tante situazioni diverse nell'orto. Il pomodoro è una pianta che ha molte sostanze che la difendono dagli insetti. Tutte queste sostanze noi le possiamo sfruttare, quindi il macerato di pomodoro si utilizza, sappiamo bene, contro la cavolaia, ma può essere utilizzato anche contro altri lepidotteri, contro l'altica, gli afidi e la tignola del porro. Come fertilizzante ha tanti nutrienti, quindi possiamo riutilizzarlo sia per fertilizzare gli stessi pomodori che hanno bisogno proprio delle sostanze che una pianta di pomodoro rilascia, ma anche per altri ortaggi. E anche qui aggiungiamo dell'acqua, in questo caso ce ne serve un po' meno in proporzione alla quantità di vegetazione, ovvero 250 grammi di foglie per ogni litro d'acqua. Il pomodoro. Il macerato di pomodoro ha due utilizzi possibili, come fertilizzante e come repellente per gli insetti. Come repellente andiamo a fare un'estrazione molto più veloce, 4-5 giorni sono sufficienti, e poi lo utilizziamo puro. Come fertilizzante invece allunghiamo i tempi, 2 settimane, se necessario anche qualcosa di più. Se vogliamo utilizzare il macerato di pomodoro come repellente, per esempio per la cavolaia, non diluiamo, lo diamo così com'è alle foglie. Naturalmente sempre ricordiamoci di farlo al tramonto o la mattina presto quando non c'è il sole. Se utilizziamo le foglie di pomodoro come fertilizzante invece diluiamo 1 a 10. Il terzo macerato lo facciamo con questa pianta qua, bella potente, è l'Assenzio, Artemisia absentium. In questo caso ci servono solo 300 grammi per 10 litri di acqua e avremo un insetticida che ci difenderà da tantissimi problemi nell'orto e anche nel frutteto. Il macerato di Assenzio lo utilizziamo come repellente ed è così potente in questa sua funzione che sono tantissime le specie che riesce ad allontanare. Lo utilizziamo in prevenzione, serve a non far avvicinare questi insetti o a far sentire loro un sapore, un odore sgradevole e quindi farli allontanare subito. È attivo contro gli insetti, ma pensate anche contro le lumache. Si usa per tenere lontani gli afidi, le formiche, la cavolaia, le cimici, il grillo talpe, il moscerino della frutta, l'altica, il ragnetto rosso, il ragnetto giallo, la carpocapsula, le nottue, la mosca della carota. Insomma, funziona per tantissime situazioni, quindi non soltanto per le piante dell'orto, ma anche per i nostri alberi da frutta e per i piccoli frutti. Si possono utilizzare sia le foglie che anche le estremità fiorite nel caso ce ne siano. Questa pianta si trova nella mia linea sintropica e me l'ha portata Gianmarco Mapelli. Ha attecchito benissimo e quindi ne approfitto subito perché è molto preziosa. Questa pianta è stata molto utilizzata come pianta medicinale, ha tante proprietà, e poi veniva estratto da qui l'assenzio, questo distillato amato da tutti gli artisti, poeti, pittori bevevano assenzio. Prima di aggiungere acqua, anche qui sminuzziamo, in questo modo favoriamo l'estrazione delle proprietà della pianta. Per prepararlo serve circa una settimana di macerazione. Lo usiamo molto concentrato, ma un po' di diluzione la facciamo. Possiamo fare 1 a 2 o addirittura 1 a 1, quindi vuol dire che mettiamo 1 litro di preparato per 1 litro d'acqua.
Come gli altri macerati, anche l'assenzio lo distribuiamo con un apparecchio apposito, quindi una pompa a spalla ma anche una piccola pompa manuale, dipende dalle quantità di piante e dalle loro dimensioni che dobbiamo trattare. Per quasi tutti i preparati, salvo qualche eccezione, è fondamentale la diluizione in acqua. Adesso vi do delle indicazioni, ma potete poi cercare anche di adattare, di trovare la vostra diluizione giusta, perché ogni preparato avrà una concentrazione diversa, le piante possono avere esigenze diverse, quindi non sono mai numeri proprio spaccati che non potete cambiare. Per la consolida, diluizione 1 a 10 quando ne facciamo un utilizzo fogliare, quindi 1 litro di preparato per 10 litri d'acqua e distribuiamo sulle foglie. Per utilizzarlo come irrigazione, quindi possiamo utilizzare un annaffiatoio ma anche addirittura metterlo nel nostro contenitore dell'acqua e darlo per distribuzione a goccia, la diluizione è 1 a 5, quindi per 10 litri d'acqua ci servono 2 litri di preparato. Per tutti i macerati, per tutti i trattamenti vale la regola di sfuggire ai raggi del sole, altrimenti potremmo rischiare di avere dei danni sulle foglie per l'effetto lente delle gocce, ma soprattutto di perdere efficacia nel prodotto. Quindi vanno distribuiti la sera, al tramonto, dopo il tramonto e in alternativa la mattina molto presto. Il mondo dei macerati è molto complesso, ci sono tante informazioni, quindi sto preparando anche degli approfondimenti, vi lascio i link di alcuni articoli che trovate nel sito del Bosco di Ogia. Spero di essere stata utile, come al solito aiutatemi ad imparare sempre di più grazie alla vostra esperienza scrivendolo nei commenti. Ci vediamo presto al prossimo video, ciao! Filippo, fuori onda. Filippo, tieni, spegni la telecamera. Basta che faccio così o devo fare qualcos'altro? Che mi devi insegnare? Sì, devi fare, prendi questo e spegni.